Life. Oggi conosceremo un manager, un giovane manager che ci darà degli utilissimi suggerimenti, soprattutto ai manager che sono a casa, per lavorare meglio tutti i giorni e per stare meglio. A tra poco, a Life. Andrea Bragato, Brand General Manager di Aveda Italia. Benvenuto a Live. Grazie, benvenuti Siamo a voi. felicissimi, ci diamo naturalmente del tu. Assolutamente sì. Di averti qui con noi perché ci direi delle cose interessantissime. Io comincio già dalla missione di Aveda, che poi vedremo più avanti con più calma. La missione di Aveda è di prendersi cura del mondo in cui viviamo, dalla creazione dei prodotti al loro uso nella società. Aveda si impegna a dare esempio di leadership e responsabilità nel rispetto e nella tutela dell'ambiente che va oltre la cosmesi, abbracciando tutto il mondo. Questa è una frase del fondatore di Aveda. È una frase del fondatore Horst Rechelbacher, questo genio visionario parrucchiere che nel 1978 lascia l'Austria per recarsi negli Stati Uniti e rimane dopo un incidente stradale di non grave entità e decide di portare avanti la sua visione con un messaggio ben chiaro e una filosofia ben chiara come quella che tu hai appena letto, e cioè di ottenere la bellezza attraverso il benessere e il rispetto dell'ambiente. E nel 1978 nasce Aveda a Minneapolis. E adesso, prima di entrare in Aveda, vorrei parlare un attimo della tua storia. D'accordo. Tu cominci invece in L'Oréal. Certo. È una caratteristica peculiare della tua storia di manager, che mi sembra di aver notato, che sei sempre riuscito a portare le tue esperienze e a crescere da un'azienda all'altra in modo sempre più maturo. Certo, è stata una mia scelta ben precisa e ben definita e che consiglio a tutti nel momento in cui sia possibile farla, ed è stata quella di lavorare sempre con delle grandi aziende, con delle multinazionali, perché una grande azienda dà moltissimo ad un manager dal punto di vista della professionalità, del pacchetto culturale e delle esperienze professionali che poi può portarsi avanti in futuro. L'Oréal nella fattispecie è stata una grandissima scuola, perché comunque è un'azienda di grande spessore a livello internazionale, con delle filosofie distributive diverse da quelle che sono quelle di Aveda oggi, ma che dà a tutti i manager e a tutte le persone che lavorano con loro una grande scuola. E devo dire che questo tipo di filosofia e di approccio al business l'ho portato poi anche nella mia successiva esperienza in Tissot. Orologi. Esatto, orologi del gruppo Swatch, quindi un marchio che fa parte del gruppo Swatch, altra multinazionale importantissima nel settore dell'orologeria. E il bagaglio culturale è stato importantissimo ed enorme, perché in quel momento venni chiamato e ci fu un'offerta da parte mia, da parte di un ex collega di L'Oréal che allora era responsabile di marca, per occuparmi della posizione di direttore commerciale per l'Italia. E ciò che ho portato dalla mia precedente esperienza è stata questo modus operandi, questo sistema molto professionale di operare che mi veniva insegnato da L'Oréal nel settore orologiaio. Ecco, che cos'era? Qual era la peculiarità di questo sistema che hai imparato in L'Oréal? Ma la peculiarità è quella di un sistema organizzato soprattutto nella fase presentativa, di conseguenza le persone che si occupano di vendita molto spesso sono o troppo fredde e troppo professionali, oppure troppo poco organizzate. Di conseguenza la vendita veniva fatta in maniera molto basilare, proponendo esclusivamente il prodotto. Laddove invece possono venire utilizzati degli strumenti di vendita, e quindi visivamente e verbalmente se ne può dare una visione migliore all'interlocutore, in quel caso le cose funzionano molto meglio. Quindi diciamo, un metodo di vendita più attento ai mezzi, alla qualità della comunicazione? Assolutamente, più attento alle esigenze del cliente, più attento a capire quello che viene definito in tecniche di vendita il golden moment, cioè il momento opportuno per poter effettuare una vendita, ma una vendita che non è necessariamente solo la vendita del prodotto che si sta proponendo, ma una vendita di se stessi e dell'azienda. Oggi, che visione hai tu della vendita? Oggi, dopo tutta questa storia che poi continua, come vedremo, in Levi's, Sì. secondo te qual è il modo migliore per vendere un prodotto
e per relazionarsi al cliente? Il modo migliore, e lo sto scoprendo con Aveda, è quello di vendere se stessi, è quello di vendere i rapporti umani, è quello di vendere la propria immagine e di generare un'altissima fiducia nei confronti dell'interlocutore. Il prodotto, soprattutto per noi di Aveda, è sicuramente un valore importantissimo, però quello che caratterizza di più un'azienda come la nostra è il rapporto che si riesce ad ottenere con il cliente. Il rapporto con il cliente e anche con il prodotto che vai a vendere. Assolutamente, assolutamente. È molto importante vivere Aveda, perché questa è un'azienda che, come dire, espelle gli organismi indesiderati, di conseguenza un approccio troppo business, troppo commerciale non farebbe sì che certi meccanismi si inneschino con facilità, quali quello appunto delle relazioni con le altre persone. Torniamo alla tua storia, Levi's. In Levi's c'era in quel momento in cui tu lavoravi una grande tensione e una grande concorrenza. Come hai vissuto questo periodo difficile in questo settore? Il momento difficile, che credo esista tuttora non intendo Levi's ma per molte aziende, è quello di porsi nel mercato con delle regole puramente commerciali. Da un sacco di tempo lo sconto credo sia comunque considerato come una delle leve più negative dell'operare nel settore commerciale, perché spesso non vengono evidenziati i valori intrinseci, i valori assoluti della marca. Di tutte queste tue esperienze, Tissot, L'Oréal, Levi's, tu ti sei sempre affezionato al gruppo per cui lavoravi. Quanto è stato importante il rapporto emotivo e affettivo? Assolutamente sì, io mi sono sempre affezionato e credo che qualsiasi lavoro uno faccia debba portarlo ad affezionarsi alla marca, perché i valori della marca, perché l'azienda per cui si lavora sono i valori più importanti per un manager. E devo dire che ho scoperto, lavorando quindi con multinazionali, in quest'ultima azienda, quindi Aveda, che poi è parte del gruppo Estée Lauder, leader mondiale della distribuzione in profumeria selettiva con ormai 19 marchi, dicevo, i rapporti sono assolutamente basilari. Ecco, i rapporti umani per voi mi hai fatto vedere prima nel tuo ufficio delle fotografie in cui vi riunite una volta o più volte l'anno insieme e state insieme. Quanto sono importanti per te queste relazioni che nel tempo si fortificano, mi sembra? Sono essenziali, sono dei valori che vivono e probabilmente per questo c'è stata un'unione felice tra Aveda e il marchio Estée Lauder, perché Aveda è l'unica azienda del gruppo ad essere distribuita in un settore professionale. Ma questi valori, dicevo, sono fondamentali perché in Aveda addirittura ogni 2 anni vi è un congresso negli Stati Uniti dove si riuniscono 7.000 clienti, parrucchieri o comunque persone che lavorano con Aveda a livello internazionale, ed è una kermesse di 3 giorni in cui si parla di tutto dallo stato del pianeta. Quindi è importante ritrovarsi. Assolutamente, assolutamente. L'unione è una delle cose sulle quali Aveda fa più conto in assoluto. Qual è secondo te invece il rischio del non avere contatti umani, del perdersi in qualche modo? Ma il rischio di non avere contatti umani, del perdersi, è quello che da sempre si recita come l'essere un numero all'interno di un'entità di business. Il rapporto umano crea un grandissimo trade union, un filone tra le persone che è... Ecco, entrando stamattina abbiamo incontrato, tra l'altro, per citare un piccolo esempio, Eleonora e Evelina, queste 2 collaboratrici che hai, e l'ambiente qui è disteso, sono molto simpatiche e si vede che c'è già, entrando nel vostro ufficio, una grande distensione. L'ambiente conta moltissimo quando si lavora. Sono brave loro? Sono molto brave, sono bravissime. Sono qui in studio che ci stanno guardando, magari arrossiscono, però confermiamo la loro bravura. Confermo assolutamente, confermo assolutamente.